quanto riesco a sorprendermi. Luoghi che sono scrigno di una civiltà che ci ha plasmati. Quanto a fondo conosci la tua terra, quanto è grande il tuo desiderio di scoperta. Oggi ti porto a Rapolla. E così inizia una nuova motoscoperta nella mia regione, la più bella e la più celata d'Italia. Oggi siamo qui ospiti della Prologo di Rapolla e in rappresentanza della Prologo di Rapolla abbiamo Biagio. Nico, buongiorno, è un piacere averti qui stamattina. È un grosso piacere anche per me. Ti ho chiesto di incontrarci qui perché siamo davanti a un monumento importante per la storia di Rapolla. Questa è una delle 3 croci, ne incontreremo altre 2 durante la nostra visita al paese. Originariamente era in legno, poi è stata ricostruita dai monaci nel 1300 circa. Poggia su un basamento di pietra vulcanica grigia, come vedi, tipica del luogo. Sul basamento abbiamo rappresentato 4 figure. Abbiamo la figura della morte per l'Annunziata, il Calvario per San Vitale, il Sacro Cuore sul retro e la figura della Margherita alla nostra destra, perché rappresenta Santa Lucia, una figura molto importante per la comunità rapollese. E così scendo per strette viuzze anguste che mi accompagneranno alla prossima meta. E alla fine mi hai portato anche qui, alla chiesa di San Biagio, da cui prendi il nome, giusto? Sì, da cui prendo il nome. È santo patrono di Rapolla, si celebra il 3 febbraio. San Biagio, vescovo e martire, protettore della gola, dei pastori. Ti ho portato qui davanti questa chiesa dallo stile semplice, anche per farti ammirare il paesaggio che abbiamo di fronte. Si deve a San Biagio il fatto che Rapolla non venne distrutta nel 1253, anno da cui la comunità rapollese celebra la Candelora il 2 febbraio con dei fuochi in ogni quartiere. Successivamente San Biagio. Sai che cosa? Che poi questi monaci basiliani io li ho ritrovati anche a Monticchio, hanno fatto l'abbazia di Sant'Ippolito e li ritrovo di nuovo qui. Sì, anche a Rapolla sono i monaci basiliani che fondano appunto questo paese intorno al X secolo. E adesso ti porto in una peculiarità di Rapolla. Abbiamo la chiesa più piccola d'Italia, fondata appunto da un monaco basiliano. E siamo qui alla chiesa consacrata più piccola d'Italia. Sì, questa è la chiesa più piccola d'Italia, fu un eremo in passato, poi divenne Laura, successivamente chiesa. È stata ristrutturata di recente, infatti sullo sfondo vediamo un affresco del 1100, un affresco bizantino del 1100. C'è la Madonna della Stella che regge in braccio il bambino con una stella sul petto. A sinistra abbiamo San Michele che scaccia il diavolo e a destra il santo patrono di Rapolla, San Biagio. Anticamente era una cantina, probabilmente una grotta. Infatti siamo qui nel parco urbano delle cantine di Rapolla, alla nostra destra e alla nostra sinistra, e adesso te lo faccio vedere. Le cantine. Le cantine, sì, importantissime per Rapolla. Siamo infatti nel parco urbano delle cantine. Qui si celebra la cosiddetta sagra del parco urbano delle cantine, conosciuta come Sagra della Castagna. Bello. Infatti a ottobre ci ritorni. Ci ritorno. Siamo in una posizione a nord-ovest, a Mangoso, diciamo, a Rapolla. Mangoso. Mangoso, sì, perché qui non arriva il sole. In effetti nelle cantine serve tenere una temperatura stabile, ottimale, che è intorno ai 15-18 gradi. E adesso ne andiamo a vedere una. Ci accoglie Marco nella sua cantina. Va benissimo, andiamo. Da quello che ho capito, questa è la classica conformazione della cantina di Rapolla, più o meno come era nell'antichità. Sì, è stata ristrutturata di recente in questo caso. Queste erano scavate con questo attrezzo. Infatti, come vedi dai segni sulla parete vulcanica, possiamo anche ammirarne la stratificazione. Infatti a Rapolla siamo in zona vulcanica
quello che vedi sono diversi strati delle eruzioni che si sono succedute negli anni. Attualmente siamo sotto 30 metri di montagna. Wow. Nella zona in cui siamo in questo momento, dove vedi il soffitto più alto, è perché qui c'era il palmento per la pigiatura dell'uva. Si portavano gli acini di uva, i grappoli di uva con questo strumento addosso ai muli e veniva scaricata qui nel palmento, dopodiché c'era la pigiatura a piede classica. Queste grotte, queste cantine sono state importanti per la comunità, soprattutto durante la guerra, infatti fungevano da rifugio contro i bombardamenti e il paese si spopolò completamente e le persone vennero ad abitare qui per diversi anni fino alla fine della guerra. È la memoria storica praticamente di Rapolla questa. Sì. Beh, io a questo punto direi di approfittare dell'ospitalità di Marco, che gentilmente ci ha offerto questo ben di Dio. Ma no, che dici? Eh sì, adesso assaggiamo anche il vino e vedrai che non te ne andrai più. Benvenuti a Rapolla. Stu vein ci vevem tutti insieme da sta stanza, moie jendo bacchire e doppie jendo la panza. Questo dedalo di viuzze è bellissimo e io riscopro sempre i luoghi, i nostri luoghi. E questi sono luoghi di pace, sono luoghi lontano da tutto il caos, dalla città. E forse è questa la cosa che ti ha fatto rimanere qua. Sicuramente questa è una cosa che mi ha spinto a ritornare. Tu, se non sbaglio, hai studiato a Pescara, ti sei laureato a Pescara, giusto? Sì, ho studiato a Pescara, sono stato fuori per 4 anni circa. E Che amore c'hai verso Rapolla? Perché? Rapolla è un amore forte. Poi ho sentito un richiamo viscerale di questa terra e il profumo del sugo nelle strade la domenica. E affacciarsi al balcone e vedere il paesaggio che ci circonda. E anche questo mi ha spinto a tornare. Dove mi hai portato? Qui dove siamo? Qui siamo sulla gradinata della chiesa dell'Annunziata, una chiesa del 1700 edificata a sua volta su un'antica chiesa dedicata a Santa Caterina. Alla nostra destra, di fronte a noi, vediamo quelle che sono le antiche mura del paese e la porta principale di accesso. Rapolla è stata una città fedele al Papa e per questo fu distrutta da Galvano Lancia. Infatti sulle mura c'erano le merla guelfe, adesso non più visibili. E adesso ti porto in queste stradine Perdiamoci in queste stradine. Ci perdiamo, sì. E questa poi la ricchezza dei nostri posti, questi luoghi che poi sono davvero sospesi nel tempo. Qui la modernità non li ha scalfiti. Noi soffriamo di una grave malattia in Basilicata, è un'emorragia, si chiama immigrazione. E tu hai invertito questo flusso. È una cosa bellissima. Io quando sento queste storie sono quelle che mi rimettono di nuovo in sella e mi fanno scoprire questi posti. Anni fa la nostra regione fu terra di confino e c'erano gli esiliati nel fascismo. Quello più importante è stato Carlo Levi. Sì, lui è venuto qui confinato, ma attenzione, sono qui che riposano le sue spoglie, perché si è innamorato di questa terra. Ecco, siamo arrivati davanti a questa chicca che è la chiesa di Santa Lucia, una chiesa unica nel suo genere perché unisce lo stile greco con quello latino, la croce greca con le 3 navate latine. Molto semplice ma estremamente particolare. Nico, alle nostre spalle abbiamo la cattedrale. Che cosa ti sembra guardandola? Io al primo impatto ho pensato a un tempio. E infatti è proprio da un tempio che nasce questa cattedrale, perché secondo la leggenda qui sorgeva un tempio dedicato al dio Apollo. Rapolla prende il nome da questo tempio, Rapolla, Strapellum, secondo alcuni soldati a guardia del tempio di Apollo. Il futuro di Rapolla è negli occhi di queste persone, di Biagio, di Sara, di Angela, e nella forza propositiva e dirompente del presidente di questa Proloco, ma è anche nella sapienza contadina di chi lavora da millenni queste fertili terre. Rapolla ha una tempra fortissima, ma sa essere tanto accogliente, e non posso far altro che ringraziare